Questa è una guida completa per capire come trasferirsi a vivere e lavorare in un piccolo borgo. In questo video ti riassumo una serie di elementi molto importanti e utili per chiunque voglia fare una scelta impegnativa, come quella di lasciare un grosso centro urbano e avviare una nuova vita più appagante e magari anche un nuovo lavoro in un borgo. C'è un forte movimento di persone attratte dalla bellezza dei borghi italiani dimenticati. Non è solo per preservare la storia di questi luoghi, ma per il desiderio di vivere meglio e creare comunità vibranti, sostenibili da ogni punto di vista, orientate al futuro. Da alcuni anni studio i borghi e i piccoli comuni italiani e collaboro a progetti di recupero e crescita. Io stesso mi sono trasferito in montagna una quindicina di anni fa. Se non mi conosci, ti suggerisco di guardare questo video, dove racconto perché ho fatto questa scelta. Il link è nella descrizione qui sotto, insieme ai link a tutti gli altri video che ti elencherò e che ti consiglio fortemente di guardare se vuoi conoscere davvero la realtà dei borghi italiani. In questi anni ho visitato borghi, piccoli comuni, comunità rurali, ma anche ecovillaggi, tutti luoghi raccontati sui social in modo molto romantico, quelle classiche descrizioni idilliache con video con cielo azzurro, galline che razzolano, pane caldo nel forno a legna e sorrisi a 32 denti. Molti dicono che c'è un'epidemia di gente di tutte le età convinta che basti mollare tutto e rifugiarsi in un borgo abbandonato per essere finalmente felici. Ma siamo seri. Tu pensi davvero che la soluzione sia vivere come nel 1600, senza servizi, senza opportunità, senza futuro? Magari innamorandoti di quest'idea perché tanto non lo farai mai? Ecco, lasciamo stare queste visioni e parliamo di cose concrete. Per iniziare, guarda questo video con 3 efficacissimi consigli per cambiare vita basati sulle mie esperienze dirette. Personalmente prediligo luoghi come quelli che ho fatto vedere in questo video, ma non sto dicendo che bisogna diventare eremiti. I borghi italiani, anche quelli abbandonati, hanno un fascino incredibile. Strade acciottolate, case in pietra che sembrano uscite da un film, silenzi che raccontano secoli di storia. È impossibile non restarne affascinati. Però la bellezza del decadente non deve farci dimenticare il motivo per cui quelle comunità si sono svuotate. Povertà, mancanza di lavoro, servizi inesistenti, prospettive zero. Non è stata una fuga di massa senza motivo, è stata una scelta obbligata. Uno degli elementi che spesso traggono in inganno i sognatori romantici riguarda la possibilità di dedicarsi all'agricoltura, creando microaziende dove si fa un po' di tutto. Se sei tra questi, ti consiglio di guardare questi video. È una strada che conosco bene perché l'avevo seguita anch'io. In questo video ho raccontato tutta la storia. Per chiudere il discorso agricoltura, in questo video trovi un'altra storia interessante dove il protagonista racconta come ha trasformato l'azienda agricola di famiglia per creare un'impresa che guarda al futuro. Oggi, con la voglia crescente di rallentare, di ritrovare equilibrio, di scappare dalla giungla delle città, i borghi tornano a far gola. Lavoratori da remoto, nomadi digitali, persone in cerca di un ritmo più umano iniziano a guardarli come nuove opportunità. Ma attenzione, non basta una connessione internet per trasformare un villaggio fantasma in un posto dove vivere davvero. Bisogna avere le idee ben chiare. L'ho spiegato dettagliatamente in vari video, tra i quali questi. C'è un altro mito da sfatare per evitare grosse fregature. Riguarda il recupero di vecchi immobili dove abitare. Questa è veramente una parte difficile. Restaurare vecchie case significa fare i conti con enormi difficoltà di ogni genere per riuscire a portare dentro quelle pietre secolari il comfort della vita moderna. Negli ultimi anni hanno avuto un ruolo significativo anche le proposte di case a €1, che però presentano grossi rischi. Ho analizzato dettagliatamente questo fenomeno e l'ho raccontato in questi video. Bisogna anche fare molta attenzione
ad altre romantiche illusioni, come quella di comprare un rustico da restaurare con le proprie mani. Su questo argomento ti consiglio di guardare questi video molto interessanti. Ovviamente c'è anche chi è riuscito a recuperare bellissimi immobili a fronte però di grandi fatiche e costi enormi per creare un mix di autenticità e innovazione, dove pannelli solari e raccolta dell'acqua piovana convivono con archi e camini. Ci sono belle storie di persone che hanno preso un rudere e l'hanno trasformato in casa e ufficio, mantenendo lo spirito del luogo ma adattandolo al presente. Storie di chi oggi lavora davanti a un computer con vista sulle montagne e la sera scende in piazza a bere un bicchiere di vino con i vicini. Non è un'utopia, è possibile, ma non è gratis, né facile né immediato. Un aspetto da non dimenticare riguarda l'entusiasmo, che ci può fregare alla grande. Guarda l'esperienza di un iscritto al canale che ha lasciato gli Stati Uniti per trasferirsi in Italia. E per chiudere il capitolo abitazione, ti consiglio di guardare anche questo video dove parlo di una soluzione abitativa molto interessante. Chiuso il capitolo abitazione, arriviamo all'altro nodo, l'economia locale. Un borgo rinasce solo se ci sono attività che lo rendono vivo e servizi per gli abitanti. Turismo, artigianato, prodotti locali, esperienze autentiche. Non si vive di poesia o di tramonti, servono opportunità concrete. Bisogna però fare attenzione, ne ho parlato in modo dettagliato in questi video. Ho anche analizzato diverse attività specifiche per capire se sono sostenibili economicamente. C'è anche un'analisi dettagliata delle potenzialità dei servizi di consegna a domicilio in montagna, attività con un futuro molto interessante. E se poi anche tu sei nel gruppo in forte crescita di chi può lavorare da remoto, allora i borghi ti possono offrire molto. Il lavoro da remoto e il ritorno a certe professioni legate al territorio possono davvero fare la differenza. Un borgo che accoglie professionisti, imprenditori, artigiani digitali e creativi può diventare un hub moderno immerso nella storia e magari anche tu puoi crearti un nuovo lavoro in questi settori. Guarda questi video. Non bisogna però illudersi che il settore digitale sia facile o si possa improvvisare. Pensare di diventare, ad esempio, influencer di successo e crearsi un'attività che dura nel tempo è molto difficile. Inoltre, guardando l'argomento dal punto di vista degli amministratori locali, non bisogna illudersi che gli influencer possano dare contributi positivi alla rinascita di un borgo, perché non sempre è così. Guarda questo video. Infine, se pensi di non avere lo spirito imprenditoriale necessario ad avviare un'attività indipendente, nei borghi puoi comunque trovare opportunità che si potrebbero definire ibride, molto interessanti. L'ho spiegato in questi video. Uno dei problemi più rilevanti che affliggono i piccoli borghi e le località isolate riguarda l'assistenza medica. Oggi però esistono strumenti e servizi che possono fare la differenza e garantire un'adeguata assistenza medica anche in località remote. Quando si parla di telemedicina c'è chi storce il naso, quasi sempre per ignoranza. Ne ho parlato in questi video. Io stesso collaboro con un'azienda che offre servizi di teleassistenza e telesoccorso basati su smartwatch e altri dispositivi. In questo video la prova diretta che ho fatto. Altro problema dei piccoli borghi, la mancanza di negozi di alimentari. Dato che, come ho già spiegato, molte attività tradizionali sono insostenibili economicamente, per i pasti si possono sfruttare servizi come questi che uso personalmente. Infine, arriva la domanda più spinosa. Chi mette i soldi? Alcuni progetti hanno trovato linfa da bandi pubblici, altri da fondazioni o da privati illuminati. Qualcuno ha messo in piedi campagne di crowdfunding, senza però ottenere risultati. Non esiste una ricetta unica, ma una cosa è certa. Senza progetti seri e lungimiranti, senza obiettivi chiari, senza strategie, senza competenze vere, non si va da nessuna parte. Bisogna essere pragmatici e fare progetti seri, perché solo così si possono attrarre investitori. Le visioni romantiche sono piacevoli passatempi, ma non aiutano a trasformare un sogno in realtà. Non ci si può cullare nelle illusioni
come ho visto molte volte e come ho raccontato anche in questo video. E allora, quale futuro hanno i borghi italiani? Io non ho la verità in tasca, vedo luci e ombre, vedo opportunità concrete ma anche illusioni pericolose. Vedo comunità che stanno rinascendo grazie a idee moderne e altre che restano solo belle cartoline per turisti distratti. Il punto è che il passato non tornerà, non possiamo immaginare di rinascere tornando indietro, possiamo solo andare avanti, portando nei borghi nuovi modi di vivere, di lavorare, di stare insieme. Il futuro sarà agrodolce. Qualcuno riuscirà, molti falliranno, altri nemmeno ci proveranno, ma chi saprà unire radici e innovazione potrà davvero scrivere un nuovo capitolo di questa storia. La domanda allora è una sola. Tu sei pronto a guardare questi luoghi non come rifugio del presente, ma come una possibilità per costruire il futuro? Fammelo sapere nei commenti, non dimenticare l'iscrizione al canale YouTube Rurale Digitale, un mi piace, un hype e la condivisione di questo video. Poi guarda anche questo.